Qui ci conosciamo tutti. Il problema di uno è il problema di tutti. Viviamo in armonia e viviamo come una famiglia. Lo spazio standard tra una casa e l'altra, ecco, è questo. Un metro di distanza, poco più. Ovviamente tutti i bambini hanno un luogo in cui studiare, una scuola, non ci sarebbe posto per tutti quanti. Possono studiare soltanto nei vicoletti, all'aperto. Lei è responsabile dei rifiuti per più di 800 persone. Sì, e ancora di più con quello che lasciano i turisti. Quale sarebbe il vostro sogno qui? Che ci sia luce giorno e notte. Ah, questo è il sogno? Sì. E l'acqua corrente? Anche quella. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione. Esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte. Che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Ci sono luoghi che sfidano ogni logica, posti che sembrano impossibili, eppure esistono, come Santa Cruz dell'Islote, un'isola grande quanto un campo da calcio dove vivono quasi 1200 persone. È considerata infatti l'isola più densamente popolata al mondo. E in un mondo che ci dice che per essere felici abbiamo bisogno di più spazio, più cose, più comodità, può esistere felicità in un posto dove tutto è condiviso, dove non esiste la solitudine e dove il mare potrebbe un giorno inghiottire tutto? Beh, è proprio quello che stiamo per scoprire. Camminare per le viette di Santa Cruz è un'esperienza più unica che rara, perché in realtà, voilà, come potete vedere non esistono strade, non ci sono marciapiedi, non ci sono semafori e né macchine. Però ogni strada crea un labirinto che non ha né un inizio né una fine, perché le strade non portano da nessuna parte in realtà. Uniscono tutte le casette e diventano, diciamo, una rete di connessione tra tutti i cittadini. E sebbene queste strade non servano quasi a nulla, mettiamola così, servono per vivere. Le persone le utilizzano come terrazze, le utilizzano come sale, le utilizzano come luogo di incontro, perché qui in realtà c'è pochissimo spazio. Ma la vera domanda è: perché proprio quest'isola? Com'è nato tutto? Beh, la storia vi sorprenderà. Questo mi sembra il luogo perfetto per raccontarvi perché quest'isola è diventata così densamente popolata, hanno costruito così tante case che non si riesce quasi a passare. Beh, perché questa nel 1800 era diventata un ritrovo, diciamo un punto di riposo per tutti i pescatori delle altre isole. Si fermavano qui proprio perché era l'unica isola, pensate, in cui non c'erano zanzare, quindi potevano riposare bene. A un certo punto qualcuno dei pescatori ha deciso: beh, perché non crearci il nostro villaggio, la nostra comunità proprio qui? E ha portato tutte le famiglie, e così poco a poco tante famiglie sono arrivate e hanno costruito l'Islote di Santa Cruz. Ecco perché è diventata una delle isole più densamente popolate, semplicemente perché non c'erano zanzare. Buongiorno. Buongiorno. Lei vive qui da tanto tempo? Sì, Potrei farle per caso qualche domanda? mi dica. Mi piacerebbe sapere com'era e com'è cambiata l'isola negli ultimi anni. Negli ultimi anni l'isola è davvero cambiata molto, perché col passare del tempo le famiglie sono aumentate. Sì, E allora molti hanno cominciato a rubare spazio al mare. chiaro. Quindi, per esempio, avevi la tua casa fatta in un certo modo. Cercavi di ingrandirla verso l'alto perché la famiglia cresceva. Però lo spazio è questo e quindi devi costruire verso In l'alto. alto. E voi costruite con le conchiglie? Conchiglie. Sotto c'è già una base, ma sopra mettiamo delle conchiglie frantumate. Sì. Sì, Però questo è cemento. questo è cemento. E poi voi usate conchiglie tritate? Sì. E com'è vivere in un posto così densamente popolato? Bene, molto piacevole. Piacevole. Certo, comodo. Lei sembra una persona molto contenta, Certo, sì, molto sì. felice. Pensi che noi stiamo viaggiando in tutto il mondo per capire che cos'è la felicità per le persone, soprattutto qui, a Santa Cruz dell'Islote. Per lei, che cos'è la felicità? Per me
La felicità è uscire a lavorare e portare qualcosa a casa. Questo è importante. Se esci a lavorare e non porti niente a casa, non puoi essere felice perché i tuoi figli ti diranno «Oh, papà, ho fame». Chiaro. Quella è la felicità, quando hai del cibo da portare a casa. Chiaro. Magari non hai nient'altro, ma finché hai quello, Sì, sì. sei felice. Avere la pancia piena in questi casi Esatto. è qualcosa che fa felice, vero? Già, è così. Puoi sempre chiedere alla sorella, all'amico o al vicino che ti dia un po' di cibo Chiaro. per i bambini. E quando non c'è cibo, il vicino è sempre pronto per... Sì, qui condividiamo sempre tutto tra di noi, sempre. Se non hai nulla, fratello, oggi non ho niente, non ho guadagnato. Ecco, prendi questo. Così né tu, né tua moglie, né i tuoi figli andate a dormire senza mangiare. È che qui i figli degli altri sembrano i figli tuoi e la famiglia degli altri è anche la tua famiglia. Sì, sì, esattamente. Un'unica famiglia, solo con cognomi diversi. Chiaro. Con cognomi diversi. Una grande famiglia con cognomi diversi, Esatto. ma i problemi di uno sono i problemi Sì. di tutti, giusto? È proprio quello che sto notando qui. Sto passando qui delle ore, un'intera giornata e vedo unione nella Sì, comunità. sì, qui c'è un'unione, certo. Qui almeno se ti ammali non ti dicono si prenda questo e resti da solo in un angolo. Noi qui non siamo fatti così. Ci aiutiamo sempre tra noi quando si tratta di una malattia. Semplice. Che bello. Bene, grazie mille. Mi ha fatto davvero piacere È stato un incontrarla. piacere, davvero. Grazie. Che meraviglia. Tutte le persone, come vedete, sono molto molto unite. Quando un problema è di uno, il problema in realtà è di tutti quanti, perché in una comunità così piccola, con risorse così scarse, così limitate, ci si deve aiutare a vicenda per forza, se no in un'isola come questa non si potrebbe neanche vivere. E beh, loro con quel poco che hanno riescono a essere felici. Se vi stesse chiedendo cos'è tutta questa calca, beh, c'è una partita di Champions League, qui sono tutti molto tifosi del calcio, ma soprattutto c'è un dato molto importante: non tutti hanno la televisione in casa e quindi si incontrano qui in questa sorta di baretto, il bar di tutta l'isola, per guardare insieme la partita di Champions. Possiamo passare di lì o no? Non c'è un'uscita. No? Ok. Per andare là devi scendere da quella parte. Ok, grazie mille. Beh, abbiamo fatto praticamente tutta l'isola in qualche minuto. Non ci vuole tantissimo, però è così ricca di vita, piena di colori. In realtà non ci sono porte chiuse, aperte, non capiamo se questa sia una strada privata, probabilmente non lo è, sarà un vicoletto, soltanto che qui la vita prende il sopravvento anche sulle stradine, diventano un po' di tutti, però adesso dobbiamo uscire perché di là c'è il mare. Santa Cruz è talmente piccola che attraversarla a piedi richiede meno di 5 minuti. Ma in quei 5 minuti incontri centinaia di persone, incroci volti che conoscono il tuo nome e senti conversazioni che si mescolano nell'aria. Qui non esistono estranei. E questo mi fa pensare, perché se tutto è condiviso, se nessuno è mai solo, questo è un limite o un punto di forza? Vi faccio vedere lo spazio standard tra una casa e l'altra. Ecco, è questo, un metro di distanza, poco più, tra una casa e l'altra, quindi il tuo vicino diventa quasi il tuo coinquilino. È tutta una famiglia, una grande famiglia, ci si parla, ci si ascolta, ci si aiuta, non se ne può fare a meno. I problemi del vicino sono i tuoi problemi, perché si è così vicino, non c'è privacy, non c'è intimità. Però sebbene qui non ci sia spazio individuale, beh, l'importante è condividere quel poco che c'è. Lei è un punto di riferimento qui, no? Perché per mangiare la gente viene a comprare da lei. Sì, e abbiamo anche qui c'è una grande scialuppa al porto. È quella che viaggia verso la costa e ci porta tutti i prodotti. Anche cose per la ferramenta, cemento per costruire sull'isola. E quando il mare è mosso, come... Quando il mare è mosso non si può navigare. Bisogna aspettare che si calmi, perché la scialuppa è sempre molto carica. E in questi casi lei non ha nulla da vendere e la gente non sa dove comprare? Sì, perché... Dipende, perché quello che non abbiamo qui è carne fresca, non la vendiamo. Non ho prodotti freschi, tipo pollo, carne. La luce qui sull'isola non è sufficiente per conservarli in frigo. Verdure? Verdure, le sì, verdure ce tutte l'ha. le verdure per cucinare, sì, certo. Ormai è molto complicato, perché ormai non si partorisce più in modo naturale, ma con i cesari. Quando serve un parto naturale, sì, si può fare qui. Che bello, guarda che dolce. Bello o bella? Bello. Ehi, ciao. Va bene, grazie mille. Noi continuiamo a fare un giro. C'è un dato molto curioso, che qui non si può né nascere
né morire. Sull'isola le donne che devono partorire si devono spostare o a Cartagena oppure a Tintipan, che è una delle isole più grandi vicine. E anche per morire non si può morire qui, non c'è un luogo in cui si possono seppellire le persone, e quindi i corpi vengono trasportati nell'isola più vicina e seppelliti lì. C'è un altro dato che vi fa capire quanto è unita la comunità qui. Quando muore qualcuno ci sono 9 giorni di lutto, nessuno può far festa, nessuno può accendere la musica, e questo vale per tutte le 800-1000 persone che vivono qui. Quando c'è un lutto è un lutto di tutti quanti, quando c'è una nascita però è una gioia per tutti quanti. Ecco, questo è il lato positivo. Ogni volta che chiedo com'è vivere sull'isola, la risposta è sempre la stessa. Non siamo tutti parenti, ma viviamo come se lo fossimo, perché l'isola è molto piccola e c'è molto aiuto reciproco tra di noi. Cioè, se una persona non ha da mangiare, ha la possibilità che un negozio le faccia credito o che un vicino le regali qualcosa. Chiaro. Viviamo in armonia e viviamo come una famiglia. Non so cosa mi sia successo, forse è stata l'adolescenza, ma spesso ho pensato che vivere ovunque nel mondo, tranne che sulle islote, sarebbe stato meglio. Ma su questo mi sbagliavo di grosso. E sono molto cambiata da quel punto di vista. Ora sento che qui sto meglio che in qualsiasi altra parte del mondo. E qui ci conosciamo tutti e il problema di ciascuno è il problema di tutti. Guarda che questa è una grossa differenza rispetto a chi vive in città. A volte ci sono vicini che fingono di non conoscersi pur di non dover condividere nulla, nemmeno un bicchiere d'acqua, una bibita o un pasto. Tu credi che tra qualche decennio la comunità dell'isola sarà ancora la stessa, o pensi che questo posto sia destinato a svuotarsi? No. Io sento che qui sull'isola c'è l'anima di molte persone. Può darsi che alcuni adolescenti o giovani vogliano andare via per studiare, ma vedendo com'è la gioventù oggi, cercano soprattutto di studiare qualcosa che poi possano fare qui un domani, come ad esempio diventare insegnanti, guide turistiche, lavorare con i bambini e così via. Quindi le persone vanno a specializzarsi e poi tornano. E se mi chiedi se in futuro questo posto resterà vuoto, non credo. Ci sono davvero tante persone che amano profondamente l'islote. Diciamo sempre che se una parte dell'islote crolla, ruberemo spazio al mare per costruire di nuovo, ricostruire sempre. Ma non penso che col tempo questo posto si svuoterà. E per te che cos'è la felicità? La felicità? Sai cos'è la felicità? Ringraziare Dio per un nuovo giorno, alzarmi e vedere tutti i bambini correre. Molto bene. Grazie mille. Vediamo se riesco a farvi raccontare da un local perché ci sono questi gradini davanti alle case, perché in realtà è molto peculiare, molto importante ed è una conseguenza del cambiamento climatico. Infatti l'isola sta diventando una sorta di polveriera, pronta ad esplodere per colpa delle maree. L'alta marea allaga tutta l'isola in alcuni momenti. Salve, buongiorno. Buongiorno. Stiamo facendo un video sull'islotte di Santa Cruz e ci piacerebbe capire, se lei ci può aiutare, perché ogni casa ha quella... Bisogna sollevarle perché le maree sono molto forti e si infilano tra le case. E quanto si alza la marea? La marea si alza... Permesso, ecco. Ah, scusami. Stai costruendo? Tutti i pali che servono per alzare le case. Sì, qui le maree sono molto alte. Molto alte. E mettete delle barriere alle porte, vero? Sì, certo. E questo vi aiuta? Certo, lì non entra. Ah, lì non entra. Ma prima non era così, no? Prima no. E la marea sta salendo, vero? Ora sale sempre di più, sempre di più. E quell'acqua perché cos'è? Per cucinare. Per cucinare. Ah, per cucinare? Sì. Però è acqua piovana o è... No, quella arriva da Cartagena. Ah, da Cartagena. È incredibile come abbiamo per scontato tante cose a casa. Signori qui non hanno qui. acqua corrente. Non avete acqua corrente? No, non ne abbiamo. E non le manca potersi fare una doccia quando vuole lei? Perché lei non può farsi la doccia quando le pare. No, non ci si può fare la doccia sempre. Dovete fare attenzione qui, vero? Sì. L'acqua qui è razionata. Devi fare attenzione in questo periodo, sì, ma in inverno ci laviamo con quello che c'è. Sì. Con quello che c'è. Ah, ce n'è di più per l'acqua piovana. Piovana. Incredibile. Ci sono volte che viaggi per scoprire cose nuove. Altre volte viaggi per scoprire quanto sei fortunato. Quanto diamo per scontato i nostri comfort. Noi apriamo il rubinetto e sappiamo che avremo l'acqua fredda, l'acqua calda, comunque avremo l'acqua. Ci potremo fare la doccia anche 5 volte al giorno, quante volte vogliamo. Qui non è così. Ed è bello immergersi in realtà come questa, dove ti fanno ricordare che è un privilegio avere l'acqua corrente, che qui non c'è neanche la fogna. Per esempio loro non hanno i bagni in casa, ci sono dei bagni comuni
che si devono condividere con 800 persone, 1000 persone. È una realtà difficile, dura, però qui sembra tutto normale. Io sono felice così. Questo murales che mi aiuta molto bene a raccontarvi una storia di trasformazione dell'isola, perché prima l'isola di Santa Cruz era famosa per la caccia alle tartarughe, venivano mangiate qui le tartarughe, mentre negli ultimi decenni con le nuove generazioni di ecologisti hanno creato dei gruppi ecologici, in poche parole, che hanno protetto finalmente le tartarughe, che sono ritornate a ripopolare quest'isola, che in realtà è diventata adesso famosa per le tartarughe. E questo è un bellissimo abbraccio di una bambina che in realtà esiste davvero sull'isola, poi l'andremo a incontrare, con una tartaruga. Mi sembrava bellissimo raccontarvi di come l'isola sta cambiando con gli anni. E anche in un posto così piccolo, le nuove generazioni stanno cercando di fare la differenza. Il leader di questa rivoluzione è Adrián. Adrián è nato qui. Poteva andarsene come tanti, ma ha deciso di restare per proteggere il suo mondo. Mentre molti vedono Santa Cruz come un'isola che sta scomparendo, lui vede un'isola che può essere salvata. Devi sapere che io parlo per trasmettere un messaggio chiaro. Conservare e rispettare l'ambiente è fondamentale. E allora, cosa ci aspettiamo da chi viene a visitarci? Le migliori energie, le idee più belle che si possano portare via da un'isola per poi applicarle nel mondo. Perché qui dove viviamo, la nostra ricchezza è la natura. Qui nessuno è povero. La povertà non esiste davvero. Su quest'isola puoi camminare a occhi chiusi. E in qualsiasi angolo tu voglia andare. Nessuno ti farà del male. Non c'è alcun pericolo. Anche quando accompagno qualcuno o se vado da solo. Qui siamo tutti protetti, ci proteggiamo a vicenda. Puoi camminare da solo. E la gente ti aiuta, ti guida. Non è di qua, vieni, ti mostro la strada, stai cercando l'acquario? Ti dicono, vieni, ti accompagno io. Ho voglia di scoprire la tua isola, eh? Sì, Quindi sì. vado solo, mi perdo, cammino, parlo con la gente e scopro com'è. Certo, puoi farlo in totale tranquillità. E allora ci vediamo alla fine. Va bene. Grazie mille. Bene. Questo è il cuore di tutta l'isola, sarebbe praticamente la piazza centrale, è un punto di incontro. Di solito i cittadini qui si incontrano qui per chiacchierare, per mangiare insieme e anche per giocare a calcio. Per esempio i bambini alla fine della scuola, soprattutto i bambini piccolini, si incontrano qui a giocare a calcio. In realtà non è un campo da calcio, è semplicemente una strada un po' più ampia che loro usano per giocare, ma è anche utile per gli eventi della comunità e anche per riunioni di tutta l'isola. Si riuniscono qui, smontano questo campo da calcio costruito con delle casse della birra e dei serbatoi della benzina e diventa tutto quello che ha bisogno la società. Se viaggiare è la mia passione, restare connessi è la mia necessità. Per questo uso Saily di NordVPN. Le SIM tradizionali? Dimenticatele. Niente più code nei negozi o SIM che si perdono. Con Saily l'eSIM si attiva in pochi secondi. Basta scaricarla una volta sola e sei subito connesso in oltre 180 paesi. E la cosa migliore? Beh, che non devi scaricare una nuova SIM per ogni destinazione. Ti basterà fare un semplice top-up per raggiungere dati ovunque tu sia. Perfetto per viaggiatori come me che attraversano più paesi in un solo viaggio. Saily offre piani regionali che coprono intere aree geografiche. Europa, Asia, America Latina e persino un piano globale. In più l'assistenza cliente è disponibile 24/7, sempre pronta a rispondere se hai bisogno di aiuto. E che tu sia un viaggiatore esperto o un avventuriero alle prime armi, beh, la soluzione perfetta è Saily di NordVPN per rimanere sempre connesso ovunque tu vada. Dimenticati lo stress e goditi il viaggio. Prof, la posso disturbare un secondo? Mi dica. Che lezione è questa? Perché per noi è davvero una bella coincidenza. Educazione religiosa. Ah, ok. Per questo, in generale, noi iniziamo la lezione con un canto. Con il canto Un sorriso, perché la felicità la disegniamo sempre con un sorriso. Anche se quello che voglio ottenere con loro è capire come esprimono la felicità. Per questo la domanda, per te cos'è la felicità? Sei felice? Spiega perché. Perché Dio ci vuole felici? È una coincidenza meravigliosa, mi creda, perché noi viaggiamo in tutto il mondo per capire che cos'è la felicità ovunque. E siamo qui per capire che cos'è la felicità sull'isola. Che meraviglia. Questa è una sorpresa. Benvenuti a tutti. Grazie, prof. Siete i benvenuti. Grazie mille. Quando le aule non bastano, la scuola si sposta in strada
Perché qui imparare non è una questione di spazio, è una questione di volontà. Ovviamente non tutti i bambini hanno un luogo in cui studiare, una scuola, non ci sarebbe posto per tutti quanti. Infatti i bambini più piccoli, quelli delle elementari, hanno questa piccola classe, mentre gli alunni delle medie possono studiare soltanto nei vicoletti, all'aperto, come questi ragazzi che stanno studiando col prof proprio in una via strettissima, un po' buia, ma non fa niente, l'importante è imparare. Non importa quanto sia piccolo un posto, ci sarà sempre un luogo dove cercare risposte. E qui è la chiesa, che non è solo il luogo di preghiera, è un punto di incontro e un rifugio per tutta la comunità. Eccola qui. È questa? La chiesa? Sì. Bene. Semplice, essenziale, tutto ciò che serve su un'isola. Sì, esatto. È sicuramente un ambiente accogliente. Ma che cosa significa essere il pastore di Santa Cruz del Islote? Beh, è una sfida. Una sfida che Dio ci affida. Per questo mette qui, su quest'isola, una persona che conosca i giovani, la comunità, tutto il contesto. È una chiamata. Il Signore sceglie chi porre qui e ci affida questo compito. È una sfida e noi dobbiamo rispondere. Perché è una sfida qui? Per via dell'ambiente. Un contesto festoso, rumoroso, vivace. Molti vivono immersi in quel clima, ma dentro di loro portano un vuoto e provano a colmarlo con musica, feste, rumore. Ma poi quando tutto finisce, il giorno dopo, quando hanno smesso di bere, torna a galla la realtà. Ed è lì che per noi inizia la vera sfida. Far capire loro che quel vuoto non si riempie così. Anzi, si deve scavare ancora più a fondo e mostrar loro che Dio può essere l'unica risposta. Devo dire che questa è una delle chiese più semplici ma particolari che abbia mai visto. E poi la vista che avete da qui è incredibile. Incredibile, sì. Siamo privilegiati, davvero privilegiati, eh? Perché parli con Dio guardando il mare. Sì, sì, sì. Vivi la sua creazione. Più persone, più case, più spazzatura. Qui il mare è un confine fragilissimo. Se l'immondizia non viene raccolta, finisce in acqua. E in un'isola così piccola, un solo uomo può fare veramente la differenza. Quindi lei raccoglie tutta l'immondizia e poi dove la porta? La accumuliamo lì, poi un mio collega la trasporta. Ah, Tintipan? Sì, al punto di raccolta. Lei è responsabile dei rifiuti per più di 800 persone. E anche di più, anche i turisti, che lasciano parecchia spazzatura. È una grande responsabilità, no? Sì, certo. E cosa la rende felice nella vita di tutti i giorni qui? La pulizia. Stiamo cercando di sensibilizzare le persone affinché non buttino i rifiuti a terra o nel mare. Alcuni hanno iniziato a raccoglierli, sì, ma non tutti. Alcuni purtroppo no. C'è ancora chi ne getta troppi in mare e questo inquina molto. Grazie mille. Buona giornata. Buona giornata. E anche la spazzatura è un tema molto spinoso, perché chiaramente 800 persone così dense che vivono qui in un'isola in cui chiaramente si può mangiare poco cibo fresco, è tutto processato, quindi tante buste di plastica, tanta plastica. Beh, per tenerlo pulito ci vuole veramente una persona dedita alla pulizia dell'isola, e proprio questo ragazzo abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo, è la sua missione. Però sì, sapevo che questo era un tema molto spinoso e controverso, perché l'isola non può stipare o diciamo nascondere, tra virgolette, la spazzatura da qualche parte perché non c'è spazio. La portano nell'isola di Tintipan, una parte dove viene addirittura sotterrata nella terra e un'altra parte viene trasportata con delle navi cisterna, delle navi molto grosse, sulla terraferma a Cartagena, dove viene poi smistata e processata. Ecco cosa succede qui con tutta la plastica che c'è. In realtà ne vediamo abbastanza in giro, però siamo felici di aver sentito che la gente sta diventando sempre più cosciente e cerca di non tirarla almeno in mare. Questo è importante. Sull'isola c'è una sola persona per ogni mestiere e il negozio spesso è solo un'idea. Il parrucchiere, per esempio, non ha un salone o degli orari. Lavora ovunque venga chiamato. Io con la macchinetta taglio. Taglio alla grande tutto quello che vuoi. Ma non hai un negozio, no? E lavori qui? Sì, qui o a domicilio, ovunque mi chiamino. Vado dove serve, 24 ore su 24. E com'è vivere qui? Viviamo in un paradiso.
Non ci sono macchine. No, Non c'è niente di pericoloso. le nostre auto sono le barche, le lance. Però non avete molto spazio qui, giusto? Non c'è tanto spazio, ma quando ci vivi da tempo, chi ci abitui? Chi abitui a vivere in spazi piccoli? Però mancano tante cose qui, no? Sì, tipo la luce. Qui la cosa più importante è avere elettricità. Esatto, vi manca la luce, l'acqua, un ospedale, però Sì. a voi vi piace comunque vivere qui, no? Certo. E siete tutti come una famiglia, cugini. Cugini, fratelli, cognati e così via. E come fate quando, per esempio, vi piace una ragazza e magari è tua cugina? No, chiaro, lo sappiamo. E le porte sempre aperte, no? Aperte, sì. Sì, sì. Le porte restano sempre aperte. Puoi aprirne una tu stesso. Se lasci un telefono lì, lo ritrovi lì. Anzi, magari ne trovi due. Sì, sì. Se capisci cosa intendo. E quale sarebbe il vostro sogno qui? Un sogno che magari avete sull'isola? Avere luce tutto il giorno. Ah, questo è il sogno? Sì, E l'acqua corrente? anche quella. E che l'acqua salata si trasformi in dolce. E questo è un sogno realizzabile? Sì, poterci lavare ogni giorno. Ora non possiamo farlo sempre. Ok, ora il boss se ne andrà. Fanculo. E alla fine della giornata ritroviamo Adrian, che tutti qui chiamano il sindaco. Anche se il ruolo non esiste, è lui che da anni si prende cura della comunità, cercando di cambiarne il destino. Mi considero figlio del mare, perché oggi il mare ci ha dato tanto e noi dobbiamo restituirgli qualcosa. Il mare è la mia vita e la mia vita è il mare. Perché qui sull'islote vivo molto felice, nonostante la scarsità di risorse, viviamo felici. Perché qui su quest'isola siamo tutti ricchi di natura. Ricchi solo per avere il paesaggio e il mare. In questo siamo ricchi. Perché impariamo a convivere con il poco che abbiamo e non con l'abbondanza. Perché alla fine nulla è nostro. Alla fine tutto resta qui. Noi non abbiamo acqua, ma sappiamo vivere. Non abbiamo luce 24 ore, ma non ci stressiamo. Non abbiamo una buona istruzione, ma lottiamo per avere un'educazione giusta e dignitosa. E quindi, nonostante i problemi che ci sono, siamo felici. E questa felicità semplice da qui può arrivare ovunque. E come si fa a non essere felici con tutto ciò che ci dà la natura? Questi colori meravigliosi, sentire la brezza, ascoltare il mare. E poi ogni tramonto è una nuova storia per noi. È curioso scoprire che in questo piccolo pezzo di mondo le persone non hanno nulla di quello che noi consideriamo essenziale. Non hanno privacy, non hanno comfort, non hanno nemmeno la certezza che quest'isola esisterà ancora tra 50 anni. Sorridono perché la loro vita qui si basa sui legami, perché ogni porta aperta è un invito. Ogni persona che incontri ti conosce, ogni bambino cresce con 100 fratelli. Santa Cruz non è certo perfetta, anzi, ma non è un'isola impossibile come sembra da fuori. Ha qualcosa che nelle grandi città del mondo stiamo perdendo: la comunità. E se ci pensate un secondo, la comunità ha un potere straordinario. Ogni persona con cui condividi la tua felicità la rende più grande, più forte, più vera. E quando comprendiamo che la nostra felicità è profondamente intrecciata a quella degli altri, allora è lì che smette di essere fragile, inafferrabile e diventa una forza incrollabile. Perché è molto semplice: ciò che è condiviso non scomparirà mai, perché vivrà per sempre nell'altro.